Ecco, questo è già il primo difetto. Potrebbe essere utilizzato anche come gioco della bottiglia. Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere questo Ulefone Armor 14, batteria infinita, un mattone da 6,52 pollici, indistruttibile, batteria enorme, pesante, ma tutto sommato si fa piacere. Questo è Armor 14 riassunto in una sola frase. Confezione di vendita ormai è sempre la stessa di tutti gli Armor degli anni precedenti e troviamo telefono in vista con sotto l'alimentatore da 18 watt, cavo Type-C rosso ben avvolto, graffetta SIM, laccetto e pellicola aggiuntiva. La pellicola già applicata è economica, ma comunque è sempre bello avere una protezione in più. Manca la custodia in dotazione, ma direi assolutamente per fortuna perché non c'è bisogno. Certi rugged con dimensioni simili danno in dotazione la custodia, qui non c'è. Meglio così. Il design è sempre lo stesso, il classico dei rugged con delle bombature qui agli angoli per avere un maggiore assorbimento d'urto in caso di caduta e il frame è interamente in metallo. Ci sono sempre le classiche viti in evidenza che restituiscono un'ottima resistenza e solidità dello smartphone e la scocca posteriore in plastica che sembra finta pelle al tatto e come avete visto ha questo design a V oppure a U e questa sporgenza qua fa sì che il telefono inizi a roteare se appoggiato su un piano. Le fotocamere sono leggermente incassate, quindi questa bombatura fa salvare le fotocamere e forse hanno fatto questa scelta per questo motivo. Tutte le connettività hanno degli sportellini, per esempio qua sotto abbiamo la porta Type-C di ricarica e invece sopra, sempre sotto allo sportellino, c'è il jack delle cuffie. Lateralmente abbiamo il tasto di sblocco, che il tasto di sblocco funziona sì, bene, avete visto qualche secondino di lentezza? Ecco, questa lentezza è visibile nell'apertura di tutte le applicazioni, quel secondino o due per avviarle rispetto ad uno smartphone di medio gamma. Comunque vi dicevo, qui tastino laterale di sblocco che, vi dico quello che mi è successo esattamente una settimana fa, avevo il telefono posizionato sul tavolo, mio padre l'ha spostato, nel prenderlo in mano l'ha sbloccato con la sua impronta, quindi direi che impronta digitale, sicurezza pari a 0. Ok che mio padre, ma questo non deve assolutamente accadere. Sopra controllo del volume, lateralmente c'è il vano SIM che contiene 3 slot, quindi 2 nano SIM e una micro SD. Le SIM possono funzionare entrambi in 4G e c'è la tecnologia VoLTE, quindi si può navigare ed effettuare le chiamate in contemporanea. Qui sotto c'è il tastino multifunzione che può essere personalizzato a proprio piacimento direttamente dalle impostazioni. Dimensioni direi sostanziose, ma è il peso che si fa sentire quando lo si utilizza a lungo, 358,2 grammi. Non leggerissimo, è una cosa positiva che ormai su tutti gli ultimi smartphone non si vede più, il LED di notifica posto qui a fianco alla capsula auricolare. Presente le classiche certificazioni di impermeabilità, quindi può resistere per 30 minuti a 1,5 m di profondità e le componenti hardware che troviamo qui all'interno troviamo una CPU MediaTek G35 che opera a 2,3 GHz a 12 nanometri. Diciamo che è una CPU o CPU già economica a metà del 2020, quindi come ben sapete nel 2022 ormai questa CPU è un pochino vecchiotta, però direi che il telefono si sfrutta tranquillamente. 6 GB di RAM, LPDDR4X a 1800 MHz, c'è anche la versione da 4 GB ma per quella poca differenza di euro, anche se su Banggood costa qualcosina in meno, forse non ne vale la pena, e uno storage di 128 GB espandibili come vi dicevo tramite micro SD perché ha 3 slot. Connettività stabili, wireless dual band, GPS, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti e capsula auricolare direi che ha un buon volume e invece la vibrazione è sempre un po' troppo non così netta, diamogli un voto 7. E sotto c'è la capsula auricolare, lo speaker mono posto qui sotto che ha un volume sì alto però frequenze basse assolutamente nulle. Classico speaker mono. Display nella media solamente HD 6,52 pollici con una risoluzione di 720x1600 pixel e ovviamente a 60 Hz. È IPS, colori un po' flat e neri, ovviamente tendenti al grigio. Questi pannelli montati sui telefoni rugged più o meno sono sempre gli stessi, però qui abbiamo una risoluzione minore che i pixel non si vedono neanche più
più di tanto se non ad una distanza ravvicinata. All'esterno non è così tanto luminoso, ma soprattutto in stanze buie la luminosità automatica ad essere leggermente troppo alta, quindi infastidisce un pochino. Io soprattutto quando arrivo a letto la luminosità la metto manualmente al minimo, perché altrimenti quella luce in più dà proprio fastidio. Per quanto riguarda i contenuti streaming, si fermano tutti a 720p, a parte YouTube che carica anche in Full HD, ma la qualità è sempre quella, anzi lo schermo è sempre quello. Nota super positiva per quanto riguarda la batteria da 10.000 mAh, ecco perché lo smartphone è così grande e direi che si raggiungono 10 ore di schermo, che sono tantissimi, e grandissimo pregio anche per quanto riguarda 10 ore di schermo. Direi che li raggiunge praticamente sempre indipendentemente dall'utilizzo che se ne fa, gaming, contenuti in streaming. Direi che non rimarrete a piedi sicuramente con una giornata stress. La ricarica non è rapidissima, è comunque da 18 watt, impiega quasi 3 ore per una ricarica completa, e poi supporta la ricarica wireless fino a 15 watt. Parliamo brevemente delle fotocamere, che appartengono alla fascia bassa, a buone prestazioni in diurna per quanto riguarda il sensore principale, che è da 20 megapixel con un angolo di visione di 81 gradi. Diciamo nulla di eclatante, come dicevo di giorno la qualità è buona, ma al buio i dettagli sono assolutamente scarsi. Invece l'altro sensore è quello per le macro da 2 megapixel per le foto ravvicinate da una distanza di 4 cm circa, e poi un ulteriore sensore da 2 megapixel per ricreare quell'effetto profondità anteriore da 16 megapixel, buona per effettuare vari selfie, anche se effettuate le foto un po' troppo a distanza ravvicinata il soggetto non viene proprio a fuoco e tende a mettere a fuoco soprattutto lo sfondo. Video solamente Full HD 30 fps e la qualità tra anteriore e posteriore non cambia più di tanto, e la stabilizzazione è un pochino ballerina. Come sistema troviamo Android 12 con le patch aggiornate a febbraio 2022, stranamente, perché solitamente questi smartphone vengono aggiornati molto raramente, e la versione montata è una sorta di versione stock, dove troviamo certe traduzioni soprattutto nel launcher, un po' in francese, un po' in italiano, un po' in lingua sconosciuta. Diciamo che comunque si fa capire. Presente il classico cassetto delle app, che ormai su tutti gli smartphone rugged è presente. Ci sono delle personalizzazioni interessanti, come le varie gesture per effettuare screenshot, solleva per vedere le notifiche, ma non è presente il doppio tocco per accendere il display. Come avete visto con lo sblocco con l'impronta, questo telefono non è fulmineo, e proprio questi secondini ogni volta ci vogliono per avviare una qualsiasi applicazione. Però il multitasking è ben gestito, quindi se lascerete l'applicazione in background, per esempio nel mio utilizzo WhatsApp, Chrome e le app social, si riaprono nell'immediato, e questo non va a consumare batteria aggiuntiva. Quindi multitasking ben gestito, direi che il sistema riesce a compensare la lentezza del processore. In gaming posso dire di averlo sfruttato in questi giorni con Ray Racing 3, anche sebbene la grafica sia settata al minimo, è giocabile. Qualche secondo in più per i vari caricamenti delle varie partite, però si gioca molto bene. Scalda leggermente nella parte centrale, ma questo non va a impattare sulle prestazioni, e poi avere una batteria così grande si riesce a giocare tranquillamente per ore. Arrivando alle conclusioni, non saprei se definire questo smartphone il classico rugged senza lode e senza infamia. Fa tutto accompagnato da una batteria infinita con un peso alla lunga che si fa sentire. Foto buone in diurna e display non eccezionale, direi comunque accettabile. Trovo comodissimo l'utilizzo degli smartphone rugged perché non si ha il pensiero di rovinarlo, quindi non c'è bisogno di cover, in realtà non c'è neanche bisogno di una pellicola perché lo potete posizionare ovunque senza il pensiero che si rovini. Shock termici, visto che è anche impermeabile, potete farci un po' tutto quello che volete. Come prezzi troviamo la versione 464 GB a 220 euro, e sto parlando di Amazon, e 248 euro la versione da 8 128 GB. Prezzi diciamo nella media, neanche troppo alto ma neanche troppo basso, sicuramente con le varie promozioni. L'ho visto anche nelle offerte a tempo, il 128 GB si può trovare a 220 euro. Invece Banggood con la versione 4 64 GB è disponibile a 185 euro, spedito direttamente
dal magazzino europeo, così vi arriva in una settimana. Riassumendo il tutto, telefono mediocre, indistruttibile, sì, comodissimo, però mi immagino sempre un muratore che dice sì, che bello, mi tengo un telefono indistruttibile, però ok, indistruttibile, ma tenerti una mattonella così in tasca non so quanto convenga. Però dai, fatemi sapere qui sotto nei commenti se lo andrete ad acquistare e un po' il vostro utilizzo. Per qualsiasi altra informazione scrivetemelo sempre qui sotto. E alla prossima su YouWinBlog!